Cari esploratori della vita, benvenuti su questo nuovo video. Oggi vi svelo per intero il podcast e il video completamente creati da Notebook LM come vi avevo promesso. L'incredibile intelligenza artificiale di Google che sta rivoluzionando il modo di apprendere e creare. Fantastico, vero? Ma la vera magia è che anche voi potete farlo da casa. Se vi state chiedendo come funziona esattamente, come posso utilizzarla nei miei progetti, allora correte a guardare il video tutorial dove spiego tutto passo dopo passo. Ora godetevi questo contenuto e preparatevi a rimanere a bocca aperta. Buon ascolto! Allora, benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi ci tuffiamo in un'idea che, devo dire, risuona parecchio di questi tempi. La semplicità volontaria. Un approccio, diciamo, per sfoltire un po' tutto quello che è superfluo e fare spazio a ciò che conta davvero. La promessa è quella di più pace, più soddisfazione. Sì, e per orientarci usiamo degli estratti da un libro, 101 modi per abbracciare la semplicità volontaria, di Peppe e Miri. È importante sottolineare, credo, che non si parla di rinunce, fini a se stesse. Giusto. Ma di scelte proprio consapevoli, per riscoprire l'essenziale. È come un invito a riallineare la vita con i propri valori, ecco. Esatto. E c'è un dettaglio che mi ha colpito subito. Gli autori lo dicono chiaramente. Questi 101 modi sono in ordine sparso. Casuale. Che ne dici? Iniziamo? Assolutamente. Allora, un tema forte, direi centrale, è la lotta al disordine. Ma attenzione, sia fisico che mentale. Ah, interessante. Sì, il libro propone cose molto concrete, tipo riduci gli oggetti che hai, smetti di accumulare roba. Il classico accumulo compulsivo. Esatto. Abbraccia un certo minimalismo, semplifica il guardaroba, l'ufficio, spazi chiave, insomma. Ok, ma qual è l'idea di fondo? Non è solo avere meno cose, immagino, vero? No, certo, il concetto chiave, che emerge fin dall'inizio, è chiedersi: ma questo oggetto, questa attività, mi serve davvero? Contribuisce al mio benessere? Diventa un filtro, capisci? Capisco. Liberare spazio fisico viene visto proprio come un modo per liberare anche spazio mentale, per respirare un po' meglio dentro. Meno casino fuori, meno rumore dentro, praticamente. Chiaro. E questo, mi fa subito pensare al nostro rapporto con i soldi, con gli acquisti. C'è un legame. Direi di sì. È il passo logico successivo, no? Il consumo consapevole. Gli autori dicono: mettiamo un freno all'acquisto d'impulso. Difficile. Lo so, ma anche tagliare le spese non essenziali, liberarsi dai debiti per quanto possibile e soprattutto, questa è tosta, smettere di cercare la felicità nell'ultimo gadget, nell'ultima cosa di moda. Sembra quasi un cambio di focus. Dal possedere all'essere, forse. Guarda, hai detto bene. Raccontano per esempio di aver creato un fondo esperienze. Fondo esperienze. Cioè, Soldi messi da parte non per comprare cose, ma per vivere momenti, creare ricordi, viaggi, corsi, tempo di qualità. Sottolineano molto come la libertà finanziaria, anche piccola, sia importante in questo percorso. Offrono persino risorse loro, gratuite, per gestire meglio le finanze. interessante questo spostamento. Oltre alle cose, ai soldi, c'è un'altra risorsa che ci sfugge sempre. Il tempo. La semplicità volontaria come eltra qui. È un altro pilastro fondamentale. L'idea è riprendere il controllo del proprio tempo, della propria attenzione. Qui gli spunti sono tanti. Creare liste di priorità che abbiano senso. Non infinite, quindi. Esatto. Usare la tecnologia con più consapevolezza. Dire qualche no a impegni sociali che magari non ci arricchiscono davvero. Eliminare le distrazioni, digitali e non. E poi pratiche come il no multitasking, sai, fare una cosa alla volta. Cosa quasi rivoluzionaria oggi. Sì. O addirittura il digiuno digitale. Staccare completamente per un po'. L'obiettivo quindi è smettere di sentirsi sempre tirati da mille parti, meno frammentazione. Proprio quello. Coltivare la presenza, la consapevolezza. Loro raccontano scelte personali, tipo lasciare cellulari a casa ogni tanto. Ah, coraggioso. O usare la modalità aereo per creare delle oasi di tranquillità. Piccoli gesti, però per ridurre le interruzioni e riconnettersi con quello che si sta facendo. E una volta che abbiamo liberato un po' di spazio fisico, mentale, di tempo, che ci facciamo con questo spazio? Cosa suggeriscono? E qui, secondo me, arriva il bello. La connessione con l'essenziale.
La natura, la gratitudine, le relazioni vere, se stessi. Quindi cose più intangibili. Sì, ma anche molto concrete. Si parla di curare un piccolo giardino, magari sul balcone, di praticare attivamente la gratitudine per quello che si ha, non darlo per scontato. Bello. Godersi una passeggiata nel verde, coltivare qualche erba aromatica in casa e diffondere gentilezza, un tema che ritorna. Sembra quasi che la mera ricchezza da questa prospettiva non stia in quanto accumuliamo, ma nella qualità delle nostre esperienze, delle connessioni. È esattamente questo il messaggio che arriva forte e chiaro. La serenità che trovano nel loro orto, per dire, o l'aneddoto che raccontano di un bambino in Sri Lanka, felicissimo con quasi niente. Un contrasto forte con la nostra cultura dell'avere. Esatto, mettono in luce come la gioia vera, quella autentica, spesso stia nelle cose semplici, nelle connessioni profonde, non nell'avere sempre di più. Quindi, se dovessimo tirare un po' le somme, questa semplicità volontaria non è una filosofia della privazione, non è togliersi tutto, No, affatto. ma è più una scelta attiva, consapevole, un invito personale a definire cosa conta davvero, per me, per te, per ognuno, per fare spazio a più significato, più benessere vero. E il fatto che i 101 spunti siano, come dicevamo, sparsi, senza un ordine, rafforza proprio questa idea. Non c'è una ricetta unica, il percorso è personale, si può iniziare da dove si sente più risonanza, ecco. Proprio così. E questo ci porta magari a una riflessione finale per chi ci ascolta. Visto che non c'è un punto di partenza fisso, obbligato, quale piccola azione, magari presa quasi a caso da queste idee, si potrebbe provare a sperimentare oggi? Aspettato, che però apre uno spiraglio verso una maggiore semplicità. Magari, come suggerisce uno dei punti del libro, il numero 42 mi pare, iniziare semplicemente a fare una piccola lista di cose di cui si potrebbe fare a meno. Senza stress, solo un piccolo passo. You know, in a world that's always screaming for more stuff, more notifications, more things on your to-do list, what if the real answer is less? Today, we're going to dive into this really powerful idea for cutting through all that noise. It's called voluntary simplicity. And using some great insights from the book 101 Ways to Embrace Voluntary Simplicity, we're going to break down exactly how it works. The book kicks off with this dedication, and it perfectly sets the tone, doesn't it? This isn't about deprivation or giving things up. It's a search, a journey to find something more real, more meaningful. It's really all about finding beauty. But why do we even need a philosophy like this in the first place? Well, it's because, as this first section really gets into, we are all dealing with this overwhelming noise of modern life. I mean, come on. We've all been there, right? That feeling of just being completely submerged, pulled in 100 different directions at once. It feels like this constant battle just for a moment of your own attention. Now, what I think is so important about this is how it frames the problem. That feeling of drowning, it's not some personal failure. The source calls our time a frenetic era. We're all caught in this squeeze between what the modern world demands from us and the sheer volume of noise we face every single day. So, if that's the problem we're all swimming in, then what's the solution? Well, as we're about to see, the answer being proposed is voluntary simplicity. Okay, this is the key. The most important part is right here. Voluntary simplicity is not about giving up on the world or making yourself miserable. The key words are voluntary and conscious choice. It's an active, empowering decision to live with less of the unnecessary junk, so you can finally make room to discover more of what actually matters to you. And this right here, this is the core mindset shift. Our society is constantly pushing a culture of possession. More is always better. Voluntary simplicity is all about guiding us toward a culture of appreciation, where the focus moves away from how much stuff you own to how much you truly value and enjoy what you already have. I absolutely love this analogy from the book. Think about it like you're peeling an onion. You're not trying to get rid of the onion itself, right? You're just thinning out those extra, unnecessary layers to get to the core, to finally embrace the beauty of what is truly essential. Okay, so this all sounds great in theory, but how do you actually do it? Well, the book breaks it down into 3 main pillars, and we're starting with the most tangible one, simplifying our physical space.
So the source gives us this really simple 3-step process. First, when you look at something you own, you ask this one fundamental question. Does this actually add value to my life? Second, you have to get comfortable with the idea of letting go of what's unnecessary. And third, once you've done that, you can really truly appreciate what's left. And here's the real magic, the real payoff. Decluttering your house is the physical act, sure, but the deeper benefit is what happens inside your head. When you clear out your physical space, you are liberating a shocking amount of mental and emotional space. You're literally creating room to think, to feel, and just to breathe. All right, let's move on to the next pillar. You can see how we're building here, from physical clutter to the mental and schedule clutter that just takes over our lives. Let's talk about reclaiming your time. So just like our houses, our schedules get filled with clutter. To get that time back, the book suggests a few really powerful actions. First up, a digital fast. Now, this isn't about throwing your phone away, it's just about setting aside intentional time. Maybe just an hour to be fully present, no alerts. Second, stop multitasking. We all think we're being super efficient, but what we're really doing is just splitting our focus, which leads to more stress and, frankly, worse results. And finally, maybe the biggest one, learning the superpower of saying no. Because every yes to something that isn't essential is a no to your own peace, your rest, or your own goals. It's all about protecting your energy. And that brings us to the third and maybe the deepest pillar of them all. This one is about a fundamental shift in our values. It's about redefining what wealth even means. So how do we actually redefine wealth? Well, it starts by just stepping off that endless treadmill of comparison. Realizing that your journey is yours, and it doesn't have to look like anyone else's highlight reel on social media. Next, it's about shifting your spending from things to doing. The buzz from a new gadget, it fades, but the memory of an amazing experience, that can last a lifetime. And the foundation holding it all up is cultivating gratitude. This isn't just some fluffy thought. It's the active practice of noticing and appreciating what you already have. That is the fastest way to feel truly rich. Right here, right now. This quote from the book it absolutely nails the heart of this pillar. There is this incredible freedom that comes from setting your own limits, from consciously deciding not to chase after every single thing. The goal is to find joy in the act of being, in your experiences, in your relationships, and just being present, rather than in the act of having. So, after simplifying our space, our time, and our values, where do we end up? What's the real reward for all this? Well, it might not be what you think. And this is the beautiful paradox at the very heart of voluntary simplicity. The whole point of this entire journey isn't to end up with an empty house or a blank calendar. It's about creating the space you need for a truly full life. So, what does that full life actually look like? Well, it's filled with meaningful connections because you've cleared out all the trivial obligations to make real time for people who matter. It's built on memorable experiences because that's where you've decided to invest your energy, not just on more stuff. And maybe most importantly, it lets you rediscover the intrinsic joy of daily life. The simple pleasure of a quiet cup of coffee or a real conversation. Those moments were always there, but they were just drowned out by all the noise. So let's end with this one final thought. This whole journey, it doesn't require some massive, dramatic life change overnight. It starts with a single, small step. So the question to ask yourself is, what is just one thing, an object, an obligation, a notification on your phone? What's one thing you can let go of today to create just a little more space for joy?